Ciao a tutti compagni di filo e bentornati sul mio canale Il Busino di Anna. Oggi il nostro progetto sarà una tracolla per borsa, veloce però piena di particolari, adatta alle principianti perché è proprio piena di dettagli. Qui ci sono già pronti i materiali e gli strumenti che ci occorrono per realizzare la nostra tracolla. I materiali sono il cordino che ho acquistato da Tre Sfere, è un cordino 3 mm, ci occorre un uncinetto 4, un ago per andare a nascondere i nostri eccessi di filo, moschettoni ovali 2 e un accendino. Passiamo al video tutorial. Siamo pronti per iniziare. Cordino 3 mm, moschettone e uncinetto numero 4. Come decidiamo il numero dell'uncinetto? Lo decidiamo in base al filato che abbiamo. Questo è 3 mm di spessore, questo filato, questo cordino. Da dove lo vedo che va bene il numero 4 come uncinetto? Da come entra il filato nell'uncino dell'uncinetto. Vedete, lo prende tutto. Se ad esempio utilizziamo un uncinetto più sottile, ad esempio un 3, per ipotesi, mettiamo caso che io voglio utilizzare 3, vedete che non si vede l'uncino dell'uncinetto, ci sta troppo piccolo il filato qua dentro, e anche nel 3,5. Quindi l'ideale è sempre, questa è una regola valida per tutti i tipi di filato. Dobbiamo vedere se il filato entra comodamente dentro l'uncino. Spiegato questo, prendiamo il moschettone e lo mettiamo tra le due dita, così. Invece il nostro filato lo mettiamo con l'inizio verso l'esterno, così lo posizioniamo sopra il nostro dito, prendiamo il moschettone e lo mettiamo sopra in questo modo, vedete? Così, che questa è la parte, per me è stata la parte più difficile per riuscire a lavorare dentro il moschettone. Quindi prendo l'uncinetto, entro dentro il moschettone e aggancio il cordino in questo modo. Lo dovete fare piano, senza premura, in questo modo. Prendiamo il cordino e lo passiamo davanti a noi, così. Adesso abbiamo questi due fili, l'inizio e la continuazione del filo, e facciamo così, teniamo i due fili in questo modo e lo incrociamo dietro, così evita il filo di uscire. Adesso io sono così, aggancio il filo di lavoro e faccio una catenella. Questa catenella non è altro che l'aggancio, cioè è come agganciarsi al moschettone, non vale come punto. Quindi con questa catenella noi ci siamo agganciati al moschettone. Adesso rientriamo nel moschettone, prendiamo il filo e lo passiamo da sotto verso sopra, così, in questo modo, e abbiamo due occhielli sull'uncinetto che usciremo tutte e due assieme in questo modo. Adesso prendiamo l'eccesso di filo
e lo tiriamo, così che si aggiusta il punto e lo mettiamo indietro in questo modo. E questo è il primo punto basso che abbiamo nel moschettone. Adesso rientriamo, agganciamo il filo, vedete, e lo portiamo in avanti. Non lavorate troppo stretti tirando, dobbiamo lasciare il filo morbido sulle dita. Carichiamo l'uncinetto e facciamo il secondo punto in questo modo e tiriamo sempre il filo, così si aggiusta. Vedete che è messo qua sopra, noi dobbiamo nascondere anche l'eccesso di filo. Rientriamo, agganciamo e facciamo il terzo punto basso in questo modo. In totale i punti bassi devono essere 7, quindi ne abbiamo fatti 3, 4, 5, 6 e tiriamo sempre l'eccesso e 7. E abbiamo fatto 7 punti bassi, li mettiamo giusti, sistemiamo i punti così in questo modo. Questo poi lo andiamo a tagliare. Facciamo una catenella per girare, quindi giriamo il lavoro in questo modo e andiamo sul retro dei punti bassi che abbiamo fatto. Adesso su ogni punto che abbiamo dobbiamo andare a fare un punto non chiuso. Entriamo nel primo punto, agganciamo il cordino e lo tiriamo su e lo lasciamo sull'uncinetto. Andiamo sul secondo, entriamo, agganciamo il filo e tiriamo su, così per tutti i punti sottostanti. 3, 4, 5, 6 e 7. L'ultimo è un po' più difficile, dovete fare un po' più perché è lontano il punto, vedete? Quindi facciamo un po' di forza, così agganciamo e portiamo su e abbiamo 2, 4, 6, 8. Sono 7 più quello che abbiamo sempre sull'uncinetto, l'asola che abbiamo sempre all'inizio. Adesso che cosa facciamo? Usciamo 4 asole tutte assieme, caricando il filo sull'uncinetto. Usciamo 1, 2, 3 e 4, piano piano, così facendo scivolare l'uncinetto dentro le asole. Usciamo l'asola da tutte e 4 e chiudiamo con una catenella, così in questo modo. Abbiamo fatto la prima catenella e ne facciamo altre 2. In totale sono 3 le catenelle, 2 e 3. Adesso usciamo le altre 4 asole, così tutte assieme, e chiudiamo con una catenella. Allunghiamo un po' il punto, poco, e andiamo a lavorare sull'archetto che si è formato tra i due punti puff, chiamiamoli. Andiamo a lavorare in centro. Entriamo, carichiamo il filo e portiamo fuori e lavoriamo un punto basso lasciato a metà, così, e lo lasciamo sull'uncinetto. Di questo punto ne dobbiamo fare in totale, dentro l'archetto ne dobbiamo fare 6,
Quindi il primo l'abbiamo fatto, dobbiamo farne altre 5. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E sono tutte qui sull'uncinetto, le asole. L'ultimo punto, che è il settimo, dobbiamo andarla a prendere qui, sulla chiusura che c'è sopra il punto. Vedete? Qui c'è il punto, chiamiamolo puff. Qui c'è la chiusura, dobbiamo entrare così e tirare su il filo in questo modo, e sono 2, 4, 6, 8. Carichiamo e usciamo le prime 4, 2, 3 e 4. Vedete? Facciamo una catenella, un'altra catenella e un'altra ancora, e sono 3. Adesso usciamo dalle altre rimanenti asole, che sono 4, vedete? E chiudiamo con una catenella, così. Aggiustiamo un po' il punto, la tracolla, scusate, così vedete che viene carina. Adesso allentiamo nuovamente ed entriamo nell'archetto che si è formato. Da qui in poi sarà sempre la stessa ripetizione. Entriamo e per 6 volte facciamo punti bassi non chiusi. 1, 2, 3, 4, 5, tiriamo un po' indietro, e 6. Ok, l'ultimo punto lo andiamo a fare nella chiusura del punto sottostante, che è qui. Entriamo, agganciamo e tiriamo fuori in questo modo. Adesso carichiamo e usciamo le prime 4. 1, 2, 3 e 4. Usciamo e facciamo la prima catenella, la seconda e la terza. Adesso usciamo dalle rimanenti asole. Ok, adesso chiudiamo come abbiamo fatto finora e andiamo a lavorare sempre dentro l'archetto, facendo 6 punti bassi non chiusi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. L'ultimo lo prendiamo nella solina che abbiamo qui. Tiriamo fuori, carichiamo, usciamo 4 asole, così, e 3 catenelle. 1, 2 e 3. Usciamo dalle 4 e chiudiamo con una catenella. Ho fatto un bel po' di lavoro. Adesso facciamo l'ultima riga assieme.
Ecco qui, chiudiamo in questo modo solo con la catenella, lasciamo un po' di filo, tagliamo, ok, chiudiamolo così e usciamo. Tiriamo un po', così si sigilla il punto. Da questo lato tagliamo un po' l'eccesso in questo modo. E andiamo a bruciare un po'. Così non si vede nulla. Ok, adesso prendiamo l'ago, adesso prendiamo moschettone, entriamo nel primo punto e anche nel moschettone, così rientriamo nel punto e facciamo il primo punto, poi entriamo nel moschettone e nell'archetto e facciamo 6 giri, così. Due, tre, 4, 5, 6, 6 e il settimo lo facciamo nell'ultimo punto. Ok, ne facciamo un altro giro, così. Due, 4, 6, 8. Ok, adesso andiamo qui dentro i punti qui e tiriamo così. E andiamo giù nella trama del lavoro, andiamo a nascondere l'eccesso. Così. Ok. Tagliamo. E sigilliamo. Eccoci alla fine del video tutorial. È stato un tutorial veramente semplice, la tracolla è semplicissima. Spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like, un commento, fatemi sapere.
iscrivetevi al mio canale, condividete i miei video in modo tale che i miei video siano guardati da più persone possibili, così io potrò andare avanti con il mio lavoro e fare altri video tutorial. Vi ringrazio sempre, un abbraccio da Anna, buona giornata, ciao ciao!